Ma come si divertivano le ragazze nel 1920? Capelli corti, gonne corte, jazz, il Charleston. Il 2022 segna il centenario di un fenomeno sociale, la cultura flapper degli anni 20. Esatto, dico centenario perché il 1922 è formalmente riconosciuto come anno di nascita del flapper. Non conosci la sua storia? Beh, che ne dici se provo a farti scoprire io? Dai, tuffati nel mio mondo. Ciao, io sono Dandy Dan e faccio il comico visuale. Sì, quell'arte resa famosa con i film muti all'inizio del Novecento. In questo canale, oltre a questi argomenti, parliamo soprattutto della comicità e della sua storia. Dunque, se vuoi, puoi dare uno sguardo alle nostre playlist. Ma prima di cominciare, lasciami qualche secondo per dirti che sono online i nostri webinar sull'arte del far ridere. E se ti interessa fare il comico o divertirti a far ridere, visita il nostro sito. Ora però cominciamo. Conosciamo tutti almeno un briciolo di storia degli anni venti. Di solito viene descritto in questo modo: un mondo triste e cupo, pieno di tristi vittoriani cupi che hanno disapprovato tutte le cose divertenti. Poi, allo scoccare della mezzanotte del 1° gennaio 1920, la musica jazz arrivò. Strombazzando dal cielo, lunghe ciocche di capelli cadevano a terra per rivelare caschetti alla moda. E tutti hanno allentato la loro morale e sono corsi al bar. Sì, al bar più vicino a bere o al cinema a guardare un film comico. Mi sembra che manchino alcuni dettagli. Anche se ci vorrebbe un sacco di ricerche per capire, proviamo a chiarire perché il mondo sembrò cambiare così rapidamente. Ci sono diverse spiegazioni sull'origine del termine flapper ed è probabile che avesse più di un significato fino agli anni 20. Le flapper degli anni 20 erano giovani donne famose per la loro energica libertà, che abbracciavano uno stile di vita considerato da molti dell'epoca come oltraggioso, immorale o addirittura pericoloso. Considerate ora la prima generazione di donne americane indipendenti. Sì, le flapper hanno distrutto le barriere alla libertà economica, politica e sessuale delle donne. Ma penso che il vero termine flapper era anche un vecchio termine per un giovane uccellino le cui ali non erano abbastanza sviluppate per volare. All'inizio del XX secolo stava iniziando a significare adolescente, perché le ragazze, che non erano abbastanza grandi per tirarsi i capelli, erano scherzosamente paragonate agli uccellini nervosi. Ma verso la metà degli anni 10 flapper stava iniziando a significare adolescente impetuosa. Dal 1920 al 1922 circa, le flapper stavano diventando familiari, ma per essere più specifici, ci sono dei fattori che hanno aiutato l'ascesa e lo sviluppo del flapper amante del divertimento. Vediamo quali. L'effetto traumatico di questo conflitto globale non solo ha mostrato alle giovani generazioni che la vita era fugace, ma ha anche abbattuto i vecchi sistemi di differenze di classe. Sì, è proprio così. È esistito 100 anni fa lo stesso tipo di situazione. Sì, a quello che viviamo oggi. È strano che questa epidemia mondiale che ha ucciso 40 milioni di persone proprio mentre la prima guerra mondiale stava finendo fosse così lasciata da parte, così oscura oggi. Ma all'epoca ha avuto un profondo effetto sui giovani che l'hanno vissuta. E noi oggi li capiamo bene. Nell'agosto del 1920 l'indipendenza delle donne fece un altro passo avanti con l'approvazione del 19° emendamento, conferendo alle donne il diritto di voto. E all'inizio degli anni 20 Margaret Sanger fece passi da gigante nel fornire la contraccezione alle donne, innescando un'ondata di diritti alle donne e il controllo delle nascite.
Quando migliaia di giovani uomini lasciarono il lavoro per prestare servizio durante la Prima Guerra Mondiale, le donne entrarono in gran numero nella forza lavoro, ricevendo salari più alti, a cui molte donne lavoratrici non erano più disposte a rinunciare in tempo di pace. Le giovani ragazze hanno dovuto assumersi maggiori responsabilità e indipendenza durante i periodi difficili. Con l'aumento della produzione e un boom economico c'è stato un aumento del consumismo. Sempre più prodotti erano rivolti a quelle giovani donne che lavoravano con i propri soldi, dalle calze ai deodoranti ai prodotti per capelli. La pubblicità era ovunque, sui giornali, sulle riviste di cinema e intonacata su recinzioni di edifici. Le vetrine dei negozi sono diventate un'arte. Questa è una cosa importante. Le giovani e carismatiche attrici del cinema muto hanno fatto diffondere nuove mode e le acconciature, i vestiti, ma soprattutto il trucco. Gli anni '20 sono chiamati l'era del jazz. Lo stile musicale era la definizione stessa di moderno per i giovani. Suonare il jazz, ballare e cantare canzoni jazz è diventata una mania. È stata sicuramente la colonna sonora del decennio. This dance. Parlando di ballare, probabilmente ci sono stati pochi passatempi più popolari negli anni 10 o 20. La maggior parte dei giovani aveva la propria sala da ballo preferita. Si pensa che il ballare sia in definitiva ciò che ha portato al vestito flapper, l'abito leggero dritto, solitamente senza corsetto, che ha reso molto più facile fare il charleston o il tango. E fumare era un modo infallibile per una giovane flapper sicura di sé scioccare gli altri. Due protagoniste importanti nella moda degli anni 10 furono Coco Chanel con il suo abbigliamento e la designer francese Madeleine Vionnet, che resero popolari abiti leggeri ed eleganti tagli in diagonale. Una rivoluzione. E che dire dei capelli a caschetto? Sembra sia stato adottato qua e là dai ballerini all'inizio degli anni 10, che trovavano più facile per ballare. Chi ha dato il via alla tendenza una volta per tutte? La popolarissima ballerina Irene Castle, che ha debuttato con il suo nuovo look nel 1915. I capelli a caschetto all'inizio erano un look audace, moderno. Solo negli anni 20 i capelli corti erano normali, di rigore. In effetti la cultura flapper era un grande affare per Hollywood negli anni 20. Le prime attrici con aria da flapper includevano la Seymour, la Thomas e Dorothy Gish. Dopo il 1920 attrici come Gladys Wheaton, Mary Prevost e Viola Dana furono tra le prime ad essere proclamate tipi di flapper. Seguirono altre star flapper come la mega star Clara Bow, John Crawford e Louise Brooks. La maggior parte dei film flapper erano commedie leggere. 100 anni fa la gente tendeva a pensare ai flapper come ragazze più aperte sessualmente rispetto alle generazioni precedenti. I loro anziani li guardavano sbalorditi, si spettegolava su questo. Ma essere un flapper significava essere audaci e amanti del divertimento e molto interessati a tutte le cose moderne. La stampa dell'epoca accreditò Scott Fitzgerald come il creatore del flapper, che ha trovato il suo posto nella storia letteraria americana con The Great Gatsby, il grande Gatsby, nel 1925, ma si era già guadagnato una reputazione in precedenza come portavoce dell'era del jazz. Qualunque sia l'opinione, ciò che è vero è che le flapper hanno finito per avere un grande impatto sulla cultura popolare. E se si considera lo sviluppo consumista per la moda, il cinema e la bella vita, in questo ci rendiamo conto che lo viviamo ancora oggi. L'idea di flapper è diventata sempre più generalizzata fino a significare ragazza alla moda nel corso degli anni 20. Entro il 1930 sarebbe stata dichiarata obsoleta, ma il mito dell'avventurosa, audace flapper con la gioia di vivere è sopravvissuto da allora. Se ci rendiamo conto, dopo questo periodo di Covid, anche noi non vediamo l'ora
di andare a ballare o fare un po' di bella vita senza le restrizioni che viviamo. Ma allora, forse oggi comprendiamo quanto i nostri bisnonni, in fondo, ci somigliano più di quanto crediamo. Spero che il video ti sia piaciuto. Qui ti lascio anche altri video che magari ti interessano. Guardali. Nel frattempo lascia un like e io ti aspetto ogni venerdì per un nuovo video. Ciao e iscriviti al canale.